Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 16 al 30 giugno, dove troveremo la luna piena in Capricorno. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad accendere la nostra luna. E cosa aspettarci da questo periodo, quindi a partire dal 16, proprio per arrivare alla luna piena in Capricorno? Sicuramente lo stato emotivo può essere più stabile, possiamo sentirci più razionali, aumentare il senso di disciplina, di ordine, avere una visione realistica delle cose, cogliere buon senso e concentrazione per andare avanti su un obiettivo specifico. I sentimenti sono sotto controllo e questi ci possono aiutare a fare delle azioni ben precise, calcolate, mirate per un periodo di scoperte, di realizzazioni, successi e grandi imprese. Di contro dobbiamo fare attenzione al senso di solitudine, possiamo sentirci anche emotivamente più freddi, indifferenti, ci può essere intorno a noi egoismo o può aumentare la riservatezza, l'insensibilità, sì, ma alcune volte potrebbe essere apparente, cioè nel senso come meccanismo di difesa. Quindi queste sono le indicazioni a favore e contro di questo periodo. Vediamo adesso le energie proprio del vostro segno con i nostri oracoli. Il punto di partenza è il gatto nero. Innanzitutto questa carta ci parla di indipendenza e già ci sta dicendo che tantissime cose dobbiamo contare sulle nostre forze, dobbiamo ascoltare il nostro intuito e magari forse è meglio fare da sé, perché forse gli altri per certi aspetti ci possono confondere o ci possono rallentare e quindi meglio l'indipendenza o anche amore verso se stessi, oppure proprio lavorare sulla propria autonomia se magari ci sentiamo legati, se ci sentiamo costretti e limitati da alcune persone, da alcune circostanze. Quindi le nostre capacità ce le abbiamo e questa carta ci sta dicendo proprio di trovare quelle circostanze, anche quella forza, quella determinazione proprio per attirare nuove situazioni, anche per allontanare forse anche delle persone e quindi diciamo che come punto di partenza può essere abbastanza impegnativo. Nulla viene per caso, probabilmente è un'indicazione che ci sta indicando proprio la via, il percorso giusto, non solo per le questioni pratiche, direi anche per quelle relazionali. E sognando la luna appunto sottolinea il fattore intuito, però è bellissimo il suo significato perché è vero che è tanto generico, nel senso di prestare attenzione ai sogni, di osservare i segni, i simboli, i messaggi, però è questo il punto, che ognuno di noi avrà il proprio messaggio, le proprie indicazioni, potrebbe essere anche questa lettura effettivamente, però ci sta dicendo che l'universo ha un messaggio speciale per noi e che possiamo intuirlo, comprenderlo, innanzitutto andando a favorire le condizioni di sogni, di visioni, di osservare intorno a noi, quindi può essere un simbolo, può essere un segno, un segnale. Ecco, questo può esserci molto utile, ovviamente in tutti gli aspetti, in tutti gli ambiti. Poi troviamo la dea della luna.
il messaggio di questa carta è di protezione e guida divina. Probabilmente anche qui abbiamo bisogno di seguire i nostri sogni, ma soprattutto di passare poi all'azione, quindi sapendo che magari siamo protetti, che c'è una guida, che ci sono questi segnali intorno a noi, tutto ciò serve proprio per non solo renderci più audaci, ma per farci capire che con l'impegno e giustamente con un buon aiuto si può raggiungere il proprio potenziale, si può, utilizzare al meglio una capacità, un dono, si possono ottenere degli ottimi risultati. E adesso procediamo con gli altri messaggi dell'oracolo dello sciamano. Gli altri messaggi possono, aggiungersi, quindi altri suggerimenti, oppure andare a, sostenere proprio le cose che già sono uscite. E in questo caso il mago della pioggia, parlando di manifestazione dei nostri obiettivi, dei nostri desideri, anche se abbiamo nuove idee, ci sta dicendo che abbiamo il potere di farlo, nel senso di agire con un atto creativo, con il nostro potere personale, con la consapevolezza del nostro ruolo, di accettare alcune cose che magari abbiamo intorno a noi senza cercare chissà che cosa altrove, quindi di riconoscere il valore di quello che c'è, di quello che abbiamo a disposizione, ma soprattutto il nostro valore. Anche questa quindi può parlare sia di noi stessi come potere personale, ma può parlare anche di collaborazione col divino, come vedete si riallaccia un po' a quello che stavamo dicendo prima e va a intensificare proprio questo messaggio. Poi abbiamo il fuoco. Ecco, il fuoco è molto bello come messaggio perché parla di forza che trasforma. Sappiamo benissimo che il fuoco può sia distruggere che riscaldare o illuminare soprattutto, quindi va usato con cautela. Per fuoco intendo a livello metaforico, proprio come messaggio simbolico, la passione, la volontà, la determinazione, il coraggio, l'intenzione che spinge e canalizza il nostro potere creativo e quindi possiamo attivare un cambiamento proprio attraverso la prova, e la consapevolezza. Magari abbiamo bisogno di lasciare andare il vecchio per far spazio al nuovo, abbiamo bisogno di, utilizzare al meglio il nostro potere o di riscoprirlo. Comunque c'è una forza, un'energia che in qualche modo deve essere alleata scusate, alleata del cuore, è da lì che può nascere questa forte energia e quindi poi incanalarla nel modo corretto. Poi l'ultimo messaggio arriva dal vento domato. Il messaggio di questa carta è di purificazione, di rinnovamento. Probabilmente abbiamo bisogno di rinnovare a livello energetico non solo alcune situazioni, però soprattutto anche dentro di noi e che ci può liberare da pesantezza, da negatività, da cose che non stanno funzionando. Risuona tantissimo quel concetto di consapevolezza e quindi di aver le idee chiare su quello che vogliamo fare. Cioè è difficile ottenere risultati o è difficile seguire un certo tipo di percorso se non abbiamo la consapevolezza di quello che vogliamo ottenere. Però un primo passo per fare chiarezza, è proprio dentro di noi e quindi di, comprendere quello che abbiamo a disposizione, quello che possiamo fare, di riscoprire
parti di noi che abbiamo chiuso in un cassetto o che pensiamo addirittura di non avere. E infatti questa carta appunto ci sta dicendo che è arrivato quel momento giusto proprio di cambiare, di rinnovarsi e di metterci nella giusta direzione. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!